Cosa c'entra la musica hard rock e il punk con l'astrofisica? Lo vediamo tra pochissimo. Ciao amici di Rockspace, benvenuti in questa nuovissima puntata dedicata a un tema speciale, perché questa sarà la prima puntata di una serie di episodi dedicati alla musica, sempre, ma anche all'astrofisica e all'astronomia. Quindi saranno una serie di puntate spin-off, chiamiamole così, che avranno come tema tutta la scienza che riusciremo a pescare dalle canzoni e dalle copertine degli album, dagli artisti che si sono lasciati ispirare appunto dalle tematiche scientifiche. Oggi parliamo di un tema a me particolarmente caro, che è il tema delle pulsar, delle stelle di neutroni. Ma prima di arrivare a questo voglio partire da uno dei chitarristi più veloci al mondo. Paul Gilbert, classe 1966, è un chitarrista heavy metal, hard rock, è considerato tra i 50 chitarristi più veloci al mondo. Pensate, a 13 anni mette su una cover band dei Van Halen. Vabbè. Paul Gilbert si diploma alla JIT, la Guitar Institute Technology a Los Angeles, e a fine anni 80 fonda il gruppo Racer X. Questa band si chiama Racer X proprio perché il loro obiettivo era quello di fare pezzi hard rock che spaccavano i culi super velocissimi. Paul Gilbert appunto dimostra da subito di sapere davvero il fatto suo. Con i Racer X ha un ottimo riscontro negli Stati Uniti, ma il vero successo arriverà a fine anni 80 con il supergruppo dei Mr. Big. Mr. Big che avranno il successo planetario con il singolo To Be With You, quella che fa na 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 na. Non canto le parole perché sennò poi YouTube ci censura. Diventerà anche una band super famosissima soprattutto nel mercato giapponese, e anche qui boh. Nei link sotto potete trovare poi tutti i riferimenti a queste canzoni. Se non le conoscete assolutamente dovete andarle a vedere alla fine del video. Nel 2009 Paul Gilbert, in collaborazione con il cantante Freddie Nelson, pubblica l'album United States, un album molto particolare, sempre caratterizzato dai riff super velocissimi di Paul, ma all'interno ci sono diverse tracce, alcune per esempio hanno come titolo Essere come Paris Hilton o roba del genere. Ma quello che ci interessa è la traccia numero 8, che si chiama Pulsar. Quindi Paul Gilbert si ispira palesemente a queste pulsar, e all'interno della sua canzone il ritornello, leggo, dice proprio così: Just stand up and we reach for the stars, feeling so large, fading like a pulsar, spinning like a pulsar. Quindi alzati e insieme raggiungeremo le stelle, ci sentiremo così grandi e svaniremo come una pulsar e ruoteremo come una pulsar. Quindi che sono queste pulsar? E qui entra in gioco l'astronomia e l'astrofisica. La parola pulsar è letteralmente l'acronimo di Pulsating Stars, quindi stelle pulsanti. La prima pulsar fu scoperta nel 1967 per caso da Jocelyn Bell, che era una dottoranda e stava facendo degli studi su altri oggetti celesti che si chiamano quasar. Probabilmente ne parleremo in altri video. Jocelyn Bell lavorava su queste analisi e ad un certo punto si ritrova a captare un segnale dallo spazio di onde radio che arrivavano con segnali intermittenti estremamente regolari. Inizialmente si è pensato che queste fossero dei segnali radio provenienti dal pianeta stesso, ma dopo una serie di analisi si è esclusa questa ipotesi e si è capito che in realtà c'era davvero una sorgente spaziale che emetteva regolarmente segnali radio. Allora che cosa è successo? Che qualcuno ha iniziato a pensare: bah, saranno mica gli alieni che entrano in contatto con noi e ci vogliono dire qualcosa? E allora questo oggetto l'hanno chiamato LGM in maniera originalissima. LGM sta per Little Green Man, e appunto quasi in maniera scherzosa immaginavano che appunto fosse un segnale alieno. Purtroppo così non è stato, o per fortuna. Si è scoperto che questi segnali erano in realtà originati da un corpo celeste che fino a quel momento era stato soltanto ipotizzato, ma che quindi esisteva per davvero, e sto parlando delle stelle di neutroni. Quindi una pulsar è in realtà una stella di neutroni che spara radiazioni elettromagnetiche dalle onde radio fino alle onde gamma in maniera regolare e costante. Spara questi due fasci mentre la stella appunto ruota su
se stessa emettendo questi fasci. Uno di questi fasci è stato percepito dai radiotelescopi di Joyce Lynn Bell. Nel 1974 viene dato il premio Nobel per la scoperta delle pulsar. Allora voi starete pensando, beh, sicuramente l'ha vinto Joyce Lynn Bell il premio Nobel per le pulsar, e invece col l'hanno dato a Joyce Lynn Bell, l'hanno dato al suo supervisor, il quale durante il discorso di premiazione non l'ha neanche ringraziata. Joyce Lynn Bell quindi ha tenuto il magone in gola per tanto tempo, finché alla fine nel 2018, a settembre del 2018, non le è stato conferito un'altra onorificenza. Quando si dice pan per focaccia, il premio Nobel ti mette in palio $1 milione e il premio che hanno dato a Joyce Lynn Bell nel 2018 è di $3 milioni, quindi alla fine alla facciaccia del supervisor. Comunque, queste pulsar sono sostanzialmente stelle di neutroni che ruotano. La stella di neutroni è il frutto finale di un'esplosione di supernova di secondo tipo, ovvero quando una stella supera le 9 masse solari, quindi quando abbiamo una stella che pesa più di 9 volte il nostro Sole, questa qui collasserà su se stessa perché non sarà più in grado di autoalimentarsi e esploderà con un'esplosione di supernova. Il resto di questa esplosione è una stella di neutroni. Quindi una stella di neutroni in realtà è una stella morta e per conservare il momento angolare dovuto all'esplosione e tutta una serie di altre spataffioni astrofisici e tecnici, inizia a sparare queste radiazioni. Queste radiazioni sono così potenti che se ci fosse una pulsar qui vicino nella nostra galassia, probabilmente saremmo o tutti Hulk grazie alle radiazioni gamma, o saremmo comunque tutti quanti carbonizzati dalla grande quantitativo di particelle che ci arrivano. What? Quindi l'idea che ci sia una stella che spara energia ad alta intensità evidentemente affascina il mondo del rock, per cui Paul Gilbert nel 2009 tira fuori questo singolo e dove dice appunto fai girare la testa come un ciclone, tanto groove, spinning like a pulsar, e c'ha quest'idea molto particolare. Ma non è stato, diciamo, lui il primo nel mondo del rock a considerare le pulsar per una sua canzone. La prima band che è andata a prendere l'idea delle pulsar per un proprio album è una band punk, da alcuni considerata un po' la band padre, la band genitrice, si può dire genitrice, del gothic rock, gothic metal. Sto parlando dei Joy Division, che nel 1979 escono con il loro album di debutto Unknown Pleasures. Unknown Pleasures è considerato da Rolling Stones come nella top 20 degli album di debutto più di successo nella storia del rock. È un album spettacolare, davvero davvero molto molto particolare. Se non l'avete mai ascoltato, ascoltatelo. Io ci ho messo 15 ascolti per capirlo, perché è davvero molto complicato, è molto molto cupo, molto molto appunto gotico, però ha quelle linee melodiche tipiche del punk degli anni 70. La copertina di Unknown Pleasures dei Joy Division è proprio quello che è stato tirato fuori dai grafici del segnale radio delle pulsar. Quindi loro cosa hanno fatto? Sono andati a pescarsi dall'enciclopedia astronomica di Cambridge la fotografia dell'emissione radio delle pulsar, hanno cambiato il contrasto, quindi da nera su sfondo bianco l'hanno fatto diventare bianco su sfondo nero e tac, copertina, è una delle copertine più belle della storia del rock e una delle più conosciute. Pulsar, queste appunto che ispirano il rock, ispirano la musica, quindi abbiamo visto dagli anni 70 con i Joy Division fino al 2009 con Paul Gilbert, ma pulsar anche che sono state al centro della mia tesi di laurea. Ve lo dico perché sono stato recentemente ad una masterclass di Paul Gilbert e ho avuto la possibilità di conoscerlo, di stringergli la mano e soprattutto ho avuto la possibilità di fargli vedere la mia tesi di laurea appunto sulle pulsar, e quindi adesso io voglio condividere con voi l'introduction della mia tesi di laurea, in cui proprio scrivevo la strofa che vi ho letto a inizio video e ho ufficialmente l'approvazione di Paul Gilbert e il suo autografo sulla mia tesi di laurea e sono stra contento. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video, che sarà il primo di una serie di approfondimenti a carattere rock scientifico, non dimenticatevi di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e soprattutto di accendere la campanellina sotto in modo da essere i primi a sapere quando verrà fuori il nuovo video. Questo è il primo, ce ne saranno altri. Per il momento ho una serie di idee, molto probabilmente nel prossimo video parleremo dei Muse, forse parleremo anche di buchi neri. Pace, amore, rock and roll.